Una nuova era. Cavolo, ho dimenticato gli occhiali. Ho dimenticato gli occhiali. Gormiti Legends. Una nuova era. Grande! Finalmente! Finalmente non ce la facevo più ad aspettare, non ce la facevo più! È da un po' che so di questa cosa, non ne volevo parlare perché non volevo perdere i leakers delle informazioni, ma mi sono stufato, non ne posso più! E adesso le informazioni stanno nei cataloghi delle edicole e negozi di giocattoli, quindi posso parlarne. E credo che se riceverò dei leak in futuro, io li accetterò e ne parlerò. Chi se ne frega di chi mi ha dato la fonte, così si impara a leakare le informazioni dell'azienda. Basta, mi sono stufato, capito? Io, se voi mi passate le robe, ci faccio il video. Basta, mi sono stufato, non ce la faccio più. Gormiti Legends mi rodeva dentro. Forse dovevo prima spiegare perché mi dava così fastidio. Parto col dire che dirò Gormiti Legends un'infinità di volte. Gormiti Legends è il reboot della serie originale dei Gormiti, ufficiale di Giochi Preziosi. Quelli del 2004, la prima serie, l'Energheia in realtà, vabbè. Sono loro. Partiamo con il logo. Questo è il logo, è la versione digitale, poi lo vedremo 25.000 volte. Sta scritta Gormiti Legends. Direi di cominciare con l'immagine teaser della serie in generale. Gormiti Legends è l'inizio di una nuova era, un altro straordinario capitolo della saga Gormiti, ispirato alle origini della storia. Nuovi contenuti di una nuova linea giocattolo basati sui personaggi del primo lancio del 2004. Storie inedite. Personaggi dal design moderno ma fedele alle tradizioni. Adesso vedremo. 10 episodi web disponibili dall'estate 2022. Importante investimento marketing per supportare la property e la linea giocattolo. Ragazzi, prima di vedere i design che stanno al lato, nel dettaglio, bisogna dire, basati sulle serie originali e 10 episodi web dall'estate. Vi avviso subito, gli episodi web sono tipo miniserie di circa 3 minuti che ancora devono uscire. Cosa aspettano ad annunciare e a uscire? Non lo so. Parliamo dei design al lato. Questi qua, credo, tanto non lo so. Abbiamo un Macmion circa fedele all'originale, ha 2 creste in più. Poi li vediamo meglio. Un Geos che sembra diverso, obbligatoria. Poivrons e Tasarau. Adesso li vediamo meglio. Con le Gormiti Legends Action Figure Mix and Match. Personaggi 7 cm con 4 punti di articolazione e funzione Mix and Match. L'assortimento include 4 personaggi in colorazione cartoon e 4 in colorazione metal. Ogni confezione include un personaggio 7 cm e una character card. Allora, un po' di cose. Il Mix and Match non è magnetico, c'è stato confermato. Non è magnetico, in teoria. È tipo titanium, circa. Forse le figure straniere da 15 cm. Comunque queste sono figure da 7 cm, più grandi dei signori della natura normali, soliti. Più grandi di così, devono essere circa così. Articolati, Gormiti nuovi ce l'hanno, ecco. Quelli 2018 l'hanno sempre avuti questi qua, quindi per avere un'idea, forse metto un'immagine, forse no. Parliamo delle colorazioni. Introduco brevemente. La colorazione cartoon è tipo la colorazione della Ritorno del Signore della Natura, prima serie, seconda serie, base, della forma base. Normale, l'unica differenza in questo caso è Poivrons che è semitrasparente. Il resto è normale, sono colorazioni tipiche. Le colorazioni metal, queste sono un po' particolari. Dopo le rivedremo, ma diciamo, almeno per
Poivrons ha circa la colorazione Atomic e Tasarau ha circa la colorazione Mythos, però con effetti metallici. Geos e Magmion hanno una colorazione molto particolare, per Geos molto interessante e anche per Magmion in realtà. Sempre tutti metallizzati. Ora parliamo dei design singoli. Cominciamo con i design brutti. Prima Tasarau. Ha 2 braccia e su un braccio c'ha tipo 3 artigli. Il resto ci sta, Se vedete la scatola che sta sul fondo, c'è nella scatola l'art beta, non lo so, di Tasarau. E lì ha 4 braccia. Adesso, le possibilità sono 2 e tutte e 2 non sono soddisfacenti. Uno è che Tasarau ha 2 braccia e quella è un'immagine beta che è stata scartata. 2, che in un certo senso è meglio, dall'altra è peggio. La figure ha 2 slot sulla schiena in cui puoi inserire altre 2 braccia. Il che, sì, Tasarau ha 4 braccia, che bello, ma vuol dire che se vuoi Tasarau con 4 braccia te ne devi comprare 2 di scatole. È una spesuccia. Ora, Geos. Hanno mantenuto il martello, la struttura fisica, eccetera. Ma gli hanno messo delle rocce addosso e sembra un po' un rinoceronte. Adesso non l'abbiamo visto per bene, ma finora sembra uno dei cambi più grossi che ci sono stati, ok? Sì, Geos è un po' goffo nel suo design originale, però questo è un cambio troppo grande, ok? Man mano che andiamo avanti vedremo altri design di Geos, però credo che questo sia il design più definitivo che abbiamo su. E mi dispiace, però per fortuna, ecco, diciamo che è quasi solo lui. C'è qualche eccezione, tipo Tasarau con 2 braccia, ma di cambi grossi non ne hanno fatti. Basta guardare Poivrons, che ha soltanto 2 tentacoli in più, e Magmion. Vediamo più nel dettaglio Poivrons e Magmion con le figure Gormiti Legends, personaggi giganti. Lord Magmion e Lord Poivrons in versione gigante 21 cm. I personaggi hanno dettagli esclusivi, trasparenti e metallizzati. Allora, il prezzo qui non lo so, qui in basso. Non so nemmeno se è il prezzo questo. 1300. Dopo li vediamo più o meno quali potrebbero essere i prezzi, perché abbiamo anche quello. Allora, Magmion, qua l'immagine probabilmente hanno tolto la coda perché ha un'immagine promozionale. Può essere che ce l'abbia anche da 25 cm. Magmion ha praticamente come unico dettaglio aggiuntivo dei denti come nella prima serie, però con la bocca anche chiusa, e 5 corna anziché 3 mi pare. Per il resto non c'è molto di diverso, hanno tenuto i cosini della prima serie, eccetera eccetera. Poivrons invece qui non si vede molto bene. Intanto Poivrons è diventato più Chad, però ha anche un paio di tentacoli che scendono da qua dietro. Quello che sembrava una borsa nelle immagini prima sono 2 tentacoli che da dietro fanno il coso. Figo, non capisco la trasparenza. Cioè, sono più belli senza, secondo me. Però, vabbè, deve sembrare plasticaccia e sembra la plasticaccia. Non capisco gli inserti metallizzati. In Poivrons, per esempio, non mi pare che non ci siano. Però non credo che ci sia la colorazione metal dei personaggi giganti, ecco, questo voglio dire. Visti i signori, prima di passare alle figure da pacchetto, io direi di vedere i destrieri. Scusate, dovevo dire Elemental Beasts. Per i nomi, prima di i nomi, io credo che continuerò a usare alternatamente Lord e Signori. Lord è più veloce in realtà, quindi è più comodo. Elemental Beasts no. Vedremo. Le antiche Elemental Beast, Megalodox e Troncalion, con i loro rispettivi Lord. Ogni confezione include una Beast e un personaggio in 7 cm in colorazione esclusiva. Disponibili 2 modelli. Megalodox più Lord Poivrons, colorazione esclusiva. Qua mi sa che si sono sbagliato, hanno scritto Tasaru come in Natural Leashed. Lui è Tasarau. Mi pare. Speriamo che non abbiano cambiato in Tasaru. Tante funzioni di gioco, vabbè, una catapulta. Megalodox, Poivrons credo che abbia la mandibola che si chiude. Tentaclion non c'è più. Tentaclion è sostituito con Megalodox. Allora, questo è un take
che ad alcuni piace di più, altri di meno. Io devo dire che non mi dispiace troppissimo. Mi dispiace un bel po' che Tentaclion non c'è più. Però d'altro canto, uno era un polipo che cavalcava un Nautilus. Polpo, scusate. Due, è un po' difficile da mettere come cavalcatura. Nelle figure vecchie la cavalcatura dei destrieri era togli le gambe e li inserisci. Qua hanno preferito puntare su come si fa nel 2018, che effettivamente ha più senso, che tu li metti sopra e si siedono. Basta. A me una delle cose che preoccupa di più di questa cosa non è il fatto che Megalodox al posto di Tentaclion e Troncalion che l'hanno rivisitato molto, però ci sta, dai ragazzi, siamo in un altro periodo, vi ricordo che queste cose non sono per noi, forse, poi vediamo alla fine, ma sono per bambini, i bambini nuovi sono appena approcciati a questo nuovo mondo, quindi devono un po' puntare anche a loro, perché noi non gli diamo tanti soldi, non quanto i bambini. Ma la cosa che mi preoccupa a me sono colorazione esclusiva di Poivrons e Tasarao. Allora, vi spiego meglio fra poco, fra pochissimo, tanto adesso vediamo tutto. Chiudiamo tutto, tutti i cerchi, li chiudiamo tutti. Perché dopo Megalodox, eccetera, guardiamo le figure da pacchetto. Ragazzi, dategli una bella occhiata e nel mentre io spiego, almeno prima leggo e poi spiego. Allora, prima di cominciare ci sono due assortimenti. Ve li spiego fra pochissimo. Prima leggo tutto quanto e poi vediamo per bene. Assortimento con 12 eroi della nuova serie Legends in versione 5 cm. I personaggi sono presenti in colorazione cartoon e in colorazione metallizzata. Ogni bustina contiene un personaggio ed una card con tutte le sue caratteristiche. I personaggi metallizzati hanno una speciale card in plastica con effetto metal. L'assortimento B ha la stessa descrizione. Sono bellissimi, ragazzi. A me piacciono da morire. I cambiamenti sono minimi. Strapparami e Arachno, e sono migliorati secondo me. Strapparami non mi è mai piaciuto granché. Arachno gli hanno dato due braccia in più. E allora, vi spiego gli assortimenti. Da quanto ho capito, ci saranno due box diversi. Non so se usciranno assieme contemporaneamente o separati. L'unica cosa che so è che ci saranno l'assortimento A che avrà quelli che vedete lì sopra e l'assortimento B che avrà quelli che vedete lì sotto. Questa scelta è molto strana. Non lo so. Comunque in totale sono 24 praticamente. Alla fine sono 24. 12 dalla serie totale. E ci sono un po' di cose che fanno un po' storcere il naso. Dopo aver goduto nel vederli, sono solo quelli che vedete qua, sono tutti questi, sono tutti. Manca il popolo della lava e il popolo dell'aria, con molti dei gormiti dei popoli da cui vengono. Potete anche rilassarvi da un punto di vista, perché, come abbiamo visto nella serie 2018, i gormiti nuovi vengono distribuiti in waves. Quindi una piccola parte dell'intera serie viene rilasciata ogni tot mesi, meno di quanto erano i gormiti vecchi, però alla fin fine vengono lasciati meno gormiti all'anno, che da un lato è peggio perché ne hai di meno, dall'altro il tuo portafoglio ti ringrazia profondamente. Per il popolo dell'aria e della lava, per quanto si sa, è probabile che arrivino l'anno prossimo, con le wave successive. Però ecco, è una possibilità, non troppo remota, ma una possibilità. Però, può essere. Io spero proprio di no. Noctis mi dispiacerebbe non avercelo. Però a me basta avere il picchiatore. Sono felice con il picchiatore. Avessero fatto una wave con soltanto il picchiatore, io l'avrei comprato. Guardate quanti sono belli questi qua. Molto fedeli all'originali, con pose più dinamiche. La colorazione cartoon è la solita, molto bella. La colorazione metal non mi convince tantissimo per alcuni, mi piace un po' per gli altri. Allora,
Il popolo del mare e il popolo del foresta sono uguali a come erano le figure dei signori della natura. Quindi la colorazione atomic per il mare, però non semitrasparente e metallizzata. La colorazione mythos della foresta senza inserti oro e metallizzata. Allora, sono dimenticato di dire poi che i gormiti del mare sono semitrasparenti. Hanno la semitrasparenza nelle parti blu chiare, come su Poibrons. Quindi è molto strano questa dicotomia del gormiti del mare normali che sono semitrasparenti e quelli atomic che sono metallizzati colore duro. Però vabbè. Il popolo del vulcano, invece, nella versione metallizzata non ha apparenti cambi di colori notevoli. C'è qualche tipo l'artiglio di guardiano urlante che diventa nero e le parti gialle che si riducono, però mediamente i colori sono quelli. Poi queste sono pure immagini promozionali, i colori potrebbero anche cambiare, almeno la distribuzione dei colori. Per il popolo della terra invece sembra che abbiano optato per una semi-atomic, e questa cosa mi convince all'incirca, perché mentre su Talps magari è gestita bene, su Trematerra non è gestita poi così bene e hanno soltanto 2 colori. Questa è una cosa che mi dispiace tantissimo. Il popolo della terra ha tipo 2-3 colori, c'ha tipo il rosso negli occhi, una roba del genere. Però alla fine c'ha 2 colori, perché se te il rosso lo usi soltanto per gli occhi, ne ha 2. Il resto ne hanno 3. Per il popolo della foresta, del mare, metal, hanno soltanto gli occhi del terzo colore. Il popolo del vulcano è l'unico che gestisce la palette per bene. E questo un po' mi fa storcere il naso, perché va bene, gli atomic non avevano tantissimi colori, però gli atomic di colori ne avevano 3, non 2, ne avevano 3. Col fatto che adesso sono praticamente 2, gli occhi non li considero, questa cosa un po' mi turba, E il popolo della terra, secondo me, è quello che risulta nella versione metal il peggiore. Il design dei pacchetti secondo me cambia, perché metterci Trematerra, Florus, Medusa Antica e Guardiano Arachno, che adesso ha 8 zampe totali, 2 braccia in più, figo. E spero che cambi il design dei pacchetti, perché non invita molto l'acquisto ai nuovi utenti. Per il resto sono molto fighi, a me non dispiacciono per niente. Ma adesso passiamo all'ultima cosa che mi potrebbe un po' turbare di questa serie. Allora, prima vediamo i box. Ci saranno i box dei pacchetti, chiaramente, e questi sono i set. Praticamente nei box troverai questi gormiti qua. Va bene, fine. Non c'è molto altro da dire. Un multipack che include 2 personaggi 5 cm in colorazione cartoon e un personaggio in edizione metallizzata. I personaggi metallizzati hanno una speciale carta in plastica con effetto metal. Vabbè, le carte con la descrizione e tutto il resto. O descrizione o almeno punteggi, qualche informazione ci sarà. Ma quello che a me preoccupa lo vediamo assieme a questa immagine qua, cioè con sotto il playset del vulcano. Tanto che lo guardate, il luogo creato dalla saga dei gormiti in versione playset, tantissimi livelli di giocabilità e funzioni, porte segrete, ponte levatoio, catapulta, scivolo e tanto altro. All'interno della confezione un esclusivo personaggio 7 cm con colorazione speciale. Adesso, oltre al playset che ci sta, ecco, almeno c'è un playset in più, non sono molto interessato, molto brutto. Il vulcano secondo me è stato rovinato con questo design. C'ha un paio di... c'ha uno scivolo dietro, una catapulta e una trappola, vabbè. Ma a me quello che preoccupa di questa cosa qua, e che si ricollega a tutte le robe prima, è che i signori della natura non ci sono nei pacchetti. Adesso ci sono 2 vie. O fanno come nelle serie 2018, che i signori della natura, i lord della serie 2018, si trovavano in alcune wave e in altre no. Cioè, nelle varie wave potrebbero uscire i signori della natura. Questo è supportato dal fatto che ci è stato fatto sapere
che nelle versioni edicola ci sarà un Signore della Natura esclusivo dorato per il set, cioè se tu ti compri il box intero ci sarà in più anche il Signore metallizzato. Questa è un'informazione da prendere con le pinze, ok? Questo è un punto a favore del fatto che ci saranno le figure da 5 cm di Signore della Natura. Il punto contro è che nei playset e assieme a Megalodox ci sono delle versioni esclusive dei Signori della Natura da 7 cm. Qua non ce lo fa vedere, è Magmion dorato, mi pare. Dovrebbe essere Magmion dorato, cioè si intravede lì giù in fondo, è Magmion dorato. E in più hanno anche una carta esclusiva loro. Magari non nella versione metalli dorata e sopra Megalodox, ma la versione da 7 cm del box ha una carta sua. E questo mi preoccupa un po', perché vuol dire che potrebbero non metterli nei pacchetti, oppure che li considerino parte della collezione comune. Io non sono molto a favore di una collezione intera che include figure movimentate e non nello stesso set. Stona un po', perché anche se sono fatte bene, si vede che sono diverse, hanno una posa completamente diversa, non c'entra granché. Io spero di no, però hanno una card loro. Non mi ricordo se la 2018 ce l'ha, la card per i 7 cm. È un po' sospetto, mi preoccupa un po'. Molto strano fare un set di lancio senza Signore della Natura. Questo è molto strano. Adesso dai pamphlet ci resta solo una cosa. Di prodotti stiamo fermi così, cioè non abbiamo finito così. Della serie animata non abbiamo informazioni e nient'altro. Resta soltanto come prodotto il calzettone della Befana. Già stanno pensando al calzettone della Befana. Quando arriverà l'Epifania, arriva anche il calzettone. Una calza piena di sorprese di Gormiti. Ripeto, i design dei box secondo me cambiano. Perché? Intanto qui ci sono dei design beta di Geos e Tasarao. Con Poivrons che vabbè, Poivrons non cambia granché, Magmion che vabbè, non cambia granché. Adesso, quello come dicevo prima, Geos e Tasarao hanno dei design qui che sono diversi dalle figure mostrate. È più probabile che il design finale sia quello delle figure, perché le figure mostrate sono fotografie, quindi hanno una fase di sviluppo maggiore, mentre questi probabilmente hanno una fase di sviluppo minore. Quelle sono le idee che c'erano all'inizio, che poi hanno modificato e sono arrivati a quello che sono adesso. E mi dispiace, perché quel Geos è fighissimo e quel Tasarao è fighissimo. Possiamo soltanto ammirarli da così. E basta. Ma non ho finito qui con Gormiti Legends. Oltre alle informazioni dei libretti degli edicolanti e dei negozianti vari, noi abbiamo già delle informazioni dai siti web. Vi do dei mezzi per cercarveli da per voi. Vi consiglio di cercare, come la mia cronologia suggerisce, Gormiti Legends fra virgolette. Se cercate qualcosa fra le virgolette, te lo fa tipo must, ok? Deve esserci Gormiti Legends nel sito, ok? E infatti vi trova poca roba, però c'è. Per esempio, già dalle immagini potete vedere che ci sono le immagini promozionali del vulcano, dei giganti, dei destrieri e delle figure da 5 cm. Adesso li vediamo tutti quanti dai siti di provenienza. Ad esempio, uno dei siti che ho trovato è bestshopping.com, che ha i link di Amazon o di altri siti dei prodotti. E ci sono i link di Amazon delle figure dei Gormiti Legends e del playset. Gormiti, personaggi giganti Legends, che sono Poivrons e Magmion. In questo caso è soltanto Magmion, questo è soltanto Magmion, con il prezzo indicativo di 25 euro. 24,99 è 25, non voglio sentire storie. Con le dimensioni 12, 19, 24, Magmion e Poivron sono pronti a combattere per il futuro di Gorm. I Lord Gormiti giganti sono articolati. I Gormiti, come non li avete mai visti, nei dettagli trasparenti e metallici. I personaggi giganti sono distribuiti in due modelli, Lord Poivron e Lord Magmion, combatti insieme a potenti Gormiti. Il fatto che non ci sono le versioni metallizzate ci conferma che in certi metallizzati c'è anche quello di Poivrons,
personalizzati. L'Elemental Beast, 29,99 €. Questo è Megalodox. Le mitiche Elemental Beast della nuova saga Gormiti Legends. 2 inarrestabili Beast, Troncalion, signore della foresta, Megalion, signore del mare. Le Elemental Beast vengono definite come signori e i signori vengono definiti come lord, questa cosa mi confonde. Legends Elemental Beast sono articolate con funzione speciale. La confezione include un action figure con colorazione dedicata al potere del mare. Vabbè, questo in questo caso, poi c'è anche della foresta. Collezionali tutti i personaggi della serie Gormiti Legends. E questo è un punto a favore del fatto che i 7 cm sono nel set originale. Io spero di no, vi ricordo ragazzi. Io vi spero per tutti voi di no. Se 55 € di playset del vulcano, qua pure con l'immagine. Il vulcano di Gorm in versione playset, un playset ricco con tante funzioni di gioco. Il vulcano ha il punching ball, lo scivolo, la prigione dove rinchiudere i gormiti e tanti altri accessori. Il vulcano è l'ambientazione principale della serie Gormiti Legend. Il playset contiene un gormita color oro, che è Magmion. Come vediamo qua, in alto. No, su Amazon ancora non ci sono le figure da 7 cm. O almeno su questo sito qua non c'è il link al sito suo. Altro sito che ho trovato è questo sito spagnolo, che il vulcano invece ha 50 €. Quindi vi dico, i prezzi possono variare per questo motivo qua. Su alcuni siti trovate un prezzo, su altri ne trovate altri. 50 € rispetto a 55 vi ci prendete una figure in più, capito? Non è tanto come sconto, ma è buono. I cosi giganti a 21-22 € anziché cos'era 30, 25 è una buona differenza da questo sito spagnolo. Poi te lo rifai in spedizione, però ecco, per esempio qua c'è un prezzo indicativo 8,95 €. Altra cosa che ho trovato è questo sito qua con i vari prodotti, personaggi giganti con dei prezzi vari. Anche qui vedete prezzi diversi, set 3 mini personaggi, 16 €, 3 personaggi da 5 cm. Qua c'è scritto 5,50 € i pacchetti. Mettiamo i prezzi più bassi che abbiamo trovato. Abbiamo 50 € il playset del vulcano, 30 € l'Elemental Beast, ciascuno, più 9 € ciascun figure da 7 cm, 9 €, quindi sono 72 € per le figure da 7 cm, più diciamo 5 € a pacchetto, perché 5,50 € è troppo, è chiaramente troppo, per 24 pacchetti. Considerate che c'è la possibilità che facciano come i 2018, cioè che ogni set ha tutti i gormiti dell'espansione, ok? Se tu ti prendi una scatola da 12 sigillata, ci dovrebbero essere in teoria tutti i gormiti dentro, tutti. Quindi abbiamo 50 € per il playset, più 60 € per l'Elemental Beast, 110, più 72 € per le figure da 7 cm, che siamo a 182 €, più 120 € per i pacchetti. Quindi abbiamo 302 € per finire il set. 302 €. Per questo dico, vorrei che facessero le figure da 5 cm da pacchetto. Non solo per me che non voglio spendere questi soldi, ma anche per voi. Perché se voi volete finire il set, 300 € sono tantini. E non sto considerando tutti i prodotti, perché ci sarebbero anche quelli giganti, ma io non sono tantissimo interessato. Se riesco li prendo, se no niente, preferisco risparmiare perché devo finire le serie vecchie. Una volta finite magari li riprendo. E questi sono i prezzi, circa, sicuro varieranno perché vedete i siti sono tutti diversi. Quelli di Amazon a me sembrano abbastanza affidabili, però anche quelli potrebbero ricevere modifiche. Ora ci dovrebbe rimanere solo una cosa: la data. Noi sappiamo abbastanza sicuramente che esce a settembre, date le informazioni dateci dai vari leakers. In più c'è anche questa informazione qua, il sito di Terminal Video Italia. Per trovarlo questo sito dovete scrivere Gormit Legends, si sono sbagliati a scrivere Gormit Legends con 2 punti, questo come è scritto qua, e ci dice il 14 di settembre. È una data indicativa, potrebbe essere sbagliata come potrebbe essere giusta, ha senso perché è poco prima della scuola, ma magari fanno un giorno prima, un giorno dopo, una settimana prima, una settimana dopo, hanno problemi di produzione, spostano di un mese.
Loro ancora un annuncio ufficiale non l'hanno fatto, vi ricordo ragazzi, non hanno ancora annunciato ufficialmente Gormiti Legends, quindi fate voi. Io oramai me ne frego, potete parlarne, inviate quello che volete, fate quel che vi pare, perché tanto c'è tutte le informazioni alle edicole, quindi non andate ad assillare Giochi Preziosi o il canale dei Gormiti a chiedergli quando è che esce. Solo questo vi chiedo, non andate ad assillarli, perché veramente, cioè, ancora non l'hanno annunciato. Sicuramente già qualcuno lo fa, cioè qualcuno l'ha fatto, quindi non andate ad assillarli, perché se non rispondono a loro non rispondono a voi. E non vogliamo un Sommo 24K2, perché non c'è bisogno, abbiamo tutto, ci manca soltanto la serie animata, che tanto esce nell'estate, quindi ce la facciamo ad aspettare. Quindi niente, questo era i Gormiti Legends, e sarà i Gormiti Legends, perché era tutto quello che sappiamo e tutto quello che probabilmente sarà. Devo dire la mia, sono soddisfatto. E sono soddisfatto, a parte un paio di cosette. Geos e Tasarao sono le più grandi, e la colorazione metallizzata e le figure da 7 cm che mi preoccupano profondamente. Il resto mi soddisfa. I prezzi sono quelli che sono, cioè l'inflazione credo sia 5 euro ragazzi, ma minimo 4,50, non è che riusciamo a fare molto meno. I prezzi sono quelli che sono. Credo sia 4,90, però, capito. Però per il resto sono soddisfatto. Sto tenendo i soldi da parte apposta. Io non capisco bene qual è il loro target, perché loro hanno ripreso i design Energate, che non so adesso quanto vendono. I Gormiti 2018 non li smetteranno. Questa è una cosa molto probabile. Faranno due robe parallele. Non moriranno nel 2018. Faranno due cose parallele per soddisfare quelli fan del 2018 che magari sono arrivati fino a quel giugno in fondo improbabile, stanno piangendo pensando che non ci saranno più gli Eraldi di Gorm. È molto probabile che continueranno ad esserci, state tranquilli. Faranno due cose parallele, faranno una sezione che lavorerà a Legends di marketing, una sezione di marketing che lavorerà a Araldi di Gorm, o forse la interromperanno per un po', non si sa, però non credo che la cancelleranno. Non è andata male, vende, ha successo, quindi secondo me non la interrompono, la fanno parallele, e forse la Legends durerà soltanto per la prima serie dei Gormiti. Faranno uscire tutto il primo set normale, tanto in 4 wave circa la finiscono, ecco, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Sono soddisfatto, quindi sì, spero che escano il popolo dell'area della lava, perché sarebbe un vero peccato non avere Lavion e Noctis, non avere Becco d'acciaio, così. Non ho nient'altro da dire. Che cosa c'è da dire? Mi sono sfogato. Credo farò altri video. Se avete domande scrivete nei commenti. Credo che farò altri video, teorie, supposizioni, eccetera. Però sono già stato abbastanza esplicativo in questo video qua. Tipicamente la gente la fa in 2 video questa cosa qui, ma io ve la do tutta assieme. Mi piace molto pensare che questo set l'abbiano fatto grazie a noi, e quindi voglio farvi un ringraziamento a tutti voi ragazzi. Vi voglio fare un ringraziamento enorme, perché siamo riusciti, forse, si spera, vorrei non pensarci troppo, ma in caso vorrei ringraziarvi tantissimo per avermi seguito, perché grazie gran parte grazie a voi che questo è reso possibile, capito? È grazie a voi ragazzi, se è perché gli abbiamo dato attenzioni. E quindi grazie mille ragazzi, grazie mille per esservi iscritti, per esservi messo like, per avermi seguito, per aver fatto quello che vi chiedevo, tipo il Sommo 24K, per queste cose qua. Fosse o non fosse, io vi ringrazio infinitamente, siete una community fantastica, vi adoro. Quelli che lo sapevano dei Gormiti Legends non hanno detto niente, ed è incredibile come cosa. Io vi adoro ragazzi, vi adoro. E quindi niente, figata. Non so se avete capito, se siamo stati noi ad avergli fatto tornare la voglia di fare i Gormiti vecchi, questo vuol dire che voi dovete mettere like, commentare e iscrivetevi al canale, possibilmente anche condividerlo, perché sai cos'altro possono fare? Rifanno la Final Evolution ragazzi. Cioè,
Capito? Potrebbe succedere. Potrebbe succedere. Quindi vi consiglio di supportare il canale. Consigliare questo e anche tutti quelli degli altri elementi gormitici. Perché davvero, ragazzi, sta roba è mostruosa. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Basta, chiudiamo. Finito momento megalomania. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ciao. Poi sto video sarà lunghissimo.